Ciao, vediamo insieme come creare da zero un logo con Adobe Illustrator. Utilizzeremo una tecnica fatta di pochi semplici step in modo da rendere il percorso di costruzione, il processo di realizzazione assolutamente pienamente accessibile. Vediamo quindi quali sono questi step con i quali stiamo per approcciare. La prima cosa da fare è cercare un'ispirazione, dei modelli di riferimento, da cui poi generare le nostre prove, le nostre bozze. Dunque il primo step è andare a recuperare delle immagini, dei modelli visivi di riferimento per cogliere l'ispirazione. Chiaramente devono essere immagini tematiche che riguardano l'argomento di riferimento per il quale stiamo progettando il logo. Possiamo quindi utilizzare dei siti di riferimento da cui scaricare delle immagini free stock, libere da diritti, oppure siti di settore inerenti appunto alla tematica del logo o comunque del brand di riferimento, in modo da poter cogliere quegli elementi utili per il processo di creazione. Ti lascio in descrizione il link di un video dove ho raccolto una serie di link da cui scaricare immagini di riferimento free stock libere da diritti che puoi utilizzare per esempio anche in un caso del genere. Una volta recuperate queste immagini inserite nel nostro piano di lavoro, magari appositamente all'interno di una tavola, dovremo estrarre, quindi scegliere e selezionare quelli che sono gli elementi più rappresentativi presenti tra le immagini ed in comune tra tutte le immagini. Questi elementi rappresentativi saranno fondamentali per il passo immediatamente successivo, cioè il disegno a mano delle bozze di logo. Non spaventiamoci se non siamo degli artisti dalla mano sopraffina, perché non è richiesto. Possiamo tranquillamente abbozzare dei lineamenti anche imprecisi di logo. L'importante poi è riprenderli in digitale con Illustrator, e in questo possiamo tranquillamente riuscirci grazie a tutti gli strumenti che Illustrator ci mette a disposizione. Dunque, dopo aver disegnato a mano le bozze di logo, facciamo una fotografia oppure una scansione se ne abbiamo la possibilità e importiamo le immagini delle bozze disegnate a mano all'interno della tavola di lavoro di Illustrator. A quel punto inizia il processo di conversione in digitale attraverso una tecnica che vedremo tra poco. Una volta terminata la conversione e una volta quindi ottenuto il logo in digitale, la versione digitale del logo, dobbiamo pensare a come riempirlo, quindi qual è la sua colorazione. Selezioniamo dunque il colore principale e da qui andiamo a generare le palette colori. Ti lascio in descrizione il link di un video dove ho raccolto una serie di siti che ti permetteranno di generare facilmente, in modo altamente efficace, delle palette di colori di riferimento. Una volta in possesso di questi colori, che riprenderanno sicuramente anche i colori delle immagini che abbiamo trattato all'inizio del percorso, dovremo scegliere il font adatto per il naming. Immaginiamo, in questo caso specifico, che il nome del logo esista già, quindi non dobbiamo affrontare un processo di naming, ma che magari ci è stato consegnato perché stiamo lavorando questo logo su commissione. Dunque andremo a selezionare il font. Anche in questo caso ti lascio in descrizione il link dove poter scaricare dei font e utilizzarli liberamente per il tuo lavoro. Siamo nel cuore del processo, creiamo a questo punto i pattern brandizzati, quindi pattern di riferimento con gli elementi principali del logo come motore portante, e questi pattern li possiamo utilizzare non solo per una mood board, quindi per una presentazione veloce ed emotiva del logo, ma anche per le grafiche di riferimento del brand a cui questo logo è associato. Dopodiché andiamo a generare delle versioni del pittogramma con dei colori alternativi. Ricordiamo, il pittogramma è la parte visiva di un logo, quindi la parte iconica, la parte illustrata. Infine sintetizziamo il progetto finale ed esportiamo il logo realizzato in due formati, in PDF chiaramente vettoriale e in PNG, in modo da poterlo utilizzare su qualsiasi sfondo, dato che il PNG supporta la trasparenza. Passiamo dunque all'azione. Ho selezionato e caricato nella mia area di lavoro queste immagini. Per comodità ho creato un file con un numero tot di tavole, che possono essere dalle 6 alle 10 tavole, e ognuna delle tavole ha una grandezza specifica in modo da poter ospitare comodamente i contenuti all'interno. In questo caso questa tavola ospita queste immagini che ho appunto scaricato da siti di riferimento, trovate il link in descrizione. Da queste immagini io deduco una serie di informazioni. Ci sono degli elementi in comune che possiamo vedere, come il bicchiere o il calice, come il grappolo d'uva, come la bottiglia, e saranno proprio questi gli elementi che io andrò a estrarre. Il nome del logo sarà Calice, un nome inventato per l'occasione, avrebbe potuto essere qualsiasi altro. Il nostro unico scopo in questo caso è progettare un logo osservando tutti gli step tecnici. Possiamo quindi dire di aver individuato gli elementi principali e in comune tra tutte le immagini quelli che più spiccano e più mi possono essere di ispirazione per disegnare a mano le varie bozze di logo, e possiamo riassumerli così: grappolo d'uva, calice, bottiglia. Questi saranno gli elementi che io terrò come riferimento assoluto nei disegni a mano. Quindi ho già un'ispirazione di partenza, ora non mi resta che percorrere la strada che ho tracciato.
Bene, ora che abbiamo disegnato le nostre bozze di logo, possiamo importarle nell'area di lavoro attraverso due modalità: o drag and drop trascinando l'immagine o la scansione dall'interno della cartella all'interno dell'area di lavoro, oppure dal menu File, Inserisci, prelevando così la nostra immagine o la nostra scansione e importandola all'interno dell'area di lavoro. Ora qui vediamo diverse bozze, appunto. Sono partito dagli elementi originali, frutto di una visione accurata delle immagini che avevo prelevato all'inizio, e attraverso varie prove ho cominciato a notare che poteva essere interessante giocare con il ruolo del calice e delle bottiglie, elementi molto vicini all'idea del logo, vale a dire avvicinando due bottiglie poteva essere generato una forma nascosta che era quella del calice. Ed ecco qui quindi il risultato finale. Mi baserò su questo in basso a destra e sovrascrivendolo andrò a convertirlo in oggetto vettoriale che sarà poi il nostro logo finale. Faccio quindi uno zoom con la combinazione di tasti Alt e Scroll del mouse verso la bozza scelta. Ora mi sposto verso la palette strumenti e nella sezione dedicata agli archi, spirali, strumento linea e strumento griglia rettangolare vado a selezionare lo strumento griglia in modo da avere una base sulla quale lavorare. Faccio un clic all'interno dell'area, lascio tranquillamente le opzioni di default che posso comunque sempre andare a modificare in corso d'opera anche una volta creata, lasciando un numero anche dispari di righe, quindi divisori orizzontali, e di colonne, quindi divisori verticali. Non riempiamo la griglia usando solo il perimetro esterno come cornice e diamo l'ok. Ora qui di default è attivato un colore traccia nero perché era attivato qui nella palette strumenti. Seleziono la griglia, mi sposto nella parte alta, vado a diminuire lo spessore della traccia magari a 0,25. Ora con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse vado ad ingrandire la griglia in modo da sovrascriverla esattamente sulla bozza. Mi raccomando, andiamo a selezionare il foglio con le bozze, individuiamolo nel pannello livelli e andiamolo a bloccare con il lucchetto in modo da poter lavorare tranquillamente con la griglia. Ora spostiamo la griglia in modo da far coincidere una riga di quadrati esattamente nella parte centrale della prima bottiglia, qui dove c'è appunto l'imboccatura. Questo per garantirci un lavoro di equidistanza sia dal lato sinistro che dal lato destro. Andiamo ora a bloccare anche la griglia. Prima però conferiamole un colore di traccia più chiaro del nero, magari un grigio, lavorando in quadricromia, perché dobbiamo necessariamente lavorare in quadricromia un logo in modo da poterlo poi stampare efficacemente con il profilo di colore giusto. Mettiamo una percentuale di nero K del 50%, diamo l'ok. Ora blocchiamo anche la griglia sempre dal pannello livelli. Andiamo ora a selezionare lo strumento rettangolo con angoli arrotondati. Andiamo a tracciare un rettangolo che va a ricoprire l'intera larghezza della bottiglia, quindi una larghezza di 5 riquadri. Ed ecco qua. In questo modo. Vado ad aumentare lo spessore della traccia del rettangolo e anche il colore di traccia. Questo lo passo da grigio a nero. Ora sto creando sostanzialmente la bottiglia attraverso l'unione di più forme. La prima, la base, è il rettangolo con gli angoli arrotondati. La seconda dovranno essere appunto due cerchi che mi aiuteranno a curvare la bottiglia lì dove sono le curvature che portano poi all'imboccatura più stretta. Per generare queste curvature utilizzerò appunto due cerchi proporzionali. Andiamolo quindi a disegnare. Il primo attraverso lo strumento ellisse. Mi sposto nella parte alta. La curvatura termina qui, quindi io andrò a terminare il cerchio proporzionale in questa zona, facendo sempre attenzione di lasciare una riga di quadrati vuota e sarà l'equidistanza tra la parte sinistra e la parte destra. Mi sposto quindi con il cerchio in questa zona. Siccome voglio che la curvatura inizi qui, farò in modo che il cerchio parta da qui e con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse andrò a dare il mio contributo in questo senso, rilasciando il cerchio così, dopodiché lo andrò a spostare ancora. Spostandolo ancora farò in modo che la curvatura della bottiglia parta da qui, restringendolo invece di un altro riquadro. Vedete, io mi attengo sempre ai riquadri della griglia per mantenere e ricavare le distanze, quindi dicevo per restringerlo ancora avrò invece la curvatura che partirà da qui. Ora seleziono il cerchio, con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse vado in modalità copia o duplica, come vedete dalla doppia freccia che appare sul cursore, e vado a duplicare il cerchio spostandolo esattamente sul lato speculare destro, mantenendo sempre un riquadro di distanza. Il riquadro, abbiamo detto, diventa la nostra unità di misura. Non importa che non andiamo a tracciare perfettamente il disegno della bottiglia, non è importante attenersi al disegno che è una bozza a mano, quindi se il disegno originale non è precisissimo non è affatto un problema. L'importante è poter avere un'idea di appoggio sulla quale poi costruire con gli strumenti di Illustrator. Ora che abbiamo i due cerchi, il rettangolo, ci manca ovviamente la parte relativa all'imboccatura, perché quando vado ad unire tutte queste forme non devono esserci spazi vuoti. Quindi vado a selezionare
un segmento linea e con la guida sensibile attivata, se non sono attivate vi ricordo di andare su visualizza guide sensibili, quindi con la guida sensibile attivata faccio un clic e trascino la mia linea lungo questo tracciato e la seconda linea lungo il secondo tracciato. Mi attengo sempre ovviamente ai riquadri della griglia, mantenendo sempre un riquadro di distanza. Ora con lo strumento di selezione o V da tastiera vado a selezionare tutte le figure che ho generato, che vanno quindi a circondare i lineamenti e seguono la direzione del disegno a mano. Torno sulla parete degli strumenti, seleziono lo strumento crea forme e andrò adesso a riempire gli spazi interni compresi tra le figure e tra le linee. Come vedete, se passo il mouse posso già vedere un'anteprima di quella che sarà la forma della bottiglia. Vado quindi a tracciarla, eccola qua. Dopodiché seleziono la forma con lo strumento di selezione diretta, scorciatoia da tastiera A, vedrò la forma della bottiglia selezionata con i tondini all'interno che mi permetteranno di creare gli angoli arrotondati. Vado quindi prima sui due angoli superiori e li seleziono entrambi, faccio un clic sul primo e con la combinazione di tasti Shift da tastiera vado a selezionare anche il secondo. Nella parte alta, quindi dove c'è il pannellino dinamico, vedo il parametro angoli. Qui potrò andare a parametrare la curvatura degli angoli. Mi sposto quindi con il mouse, vado a trascinarla verso il basso ed ecco qui. E come vedete si muove il mouse e si muove anche il valore dell'angolo di arrotondamento, quindi di curvatura. Mi andrà bene questo valore, 3,61. Mi sposto verso la metà e vado a selezionare gli altri due tondini. Clic, poi Shift da tastiera e il secondo clic sul secondo tondino. Così li ho selezionati entrambi e agiranno entrambi mentre vado a curvarli. Ed ecco qui la seconda curvatura. Potrei andare a curvare leggermente anche gli altri due che si trovano alla fine, ma mi attengo semplicemente alla curvatura del rettangolo originale, quello di base, perché la reputo sufficiente. Faccio un clic all'esterno, poi la seleziono con lo strumento V da tastiera, ossia lo strumento di selezione normale, questo che vediamo qui. Vado quindi a selezionare la figura e il riquadro in modo da poterla spostare nell'area di lavoro, quindi nello spazio. E con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse andrò a fare una copia, una duplicazione della figura, spostandola nello spazio e lasciandola a una distanza di metà riquadro, ossia vale a dire il riquadro che vedete qui della griglia, ma a metà. Ora posso andare a selezionare, sempre con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse, i due cerchi e il rettangolo in eccesso esterno e dalla palette dei livelli andarli a nascondere. Posso andare anche a nascondere la griglia di base e posso andare anche a nascondere il foglio con le bozze. Vedo alcuni punti in eccesso, li vado a selezionare e a cancellare. Ed ecco qua il mio logo, generato dall'avvicinamento di due figure, una speculare all'altra, rappresentate dalle due bottiglie, distanziate in modo equivalente, e assieme a queste due figure chiaramente vedo anche la forma di un calice che è costituita dallo spazio negativo, cioè dall'area vuota, generata appunto dall'unione delle due bottiglie. Ora se vado a selezionare i due oggetti, mi sposto sulla parete degli strumenti, vado a invertire il colore di traccia con il colore di riempimento ed ecco qua, ho la versione positiva del mio logo, cioè nero su bianco. Qui posso vedere ancora meglio la forma di calice generata dall'unione delle due bottiglie. Ho fatto quindi un utilizzo mirato dello spazio negativo. Ora che ho selezionato i due oggetti in componenti il logo, clicco sul tasto destro e poi su raggruppa in modo da raggruppare i due oggetti in un unico oggetto. Dopodiché devo andare a copiare il mio logo e a portarlo su un'altra tavola. Mi raccomando di non cancellare i tracciati che abbiamo utilizzato per comporre, o meglio per progettare il nostro logo, che possiamo riattivare e rendere di nuovo visibili riattivando quindi l'occhiolino. Ecco qua, attivando la griglia e le forme che abbiamo sovrascritto sulla griglia, perché le utilizzeremo per mostrare il processo di lavorazione del logo in uno dei riquadri più avanti. Andiamo di nuovo a nascondere. Una volta selezionato il nostro logo, CTRL o Command C per copiare il nostro logo, oppure sempre selezionandolo andiamo sul menu modifica, copia, lo portiamo su una tavola vuota e lo incolliamo. Ed ecco qua il nostro logo in versione positivo, nero su bianco. Lo porto sul lato sinistro. Dopodiché con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse vado a fare una copia e la porto sul lato destro. Questa che ho portato a destra sarà la nostra copia colore. Andiamo quindi a generare le palette colore dedicate al nostro logo. Per procedere con la colorazione del nostro logo dobbiamo fare prima uno step necessario, cioè individuare il colore primario. Abbiamo due strade: o partiamo dalle immagini di riferimento che abbiamo inserito nella prima tavola di lavoro e da cui abbiamo estratto gli elementi di riferimento per generare poi le varie bozze di logo, estraendo con il contagocce quello che potremo individuare come colore principale, oppure utilizzare un tool che ci aiuta in questo senso, un tool di riferimento che agisce per tematiche, mettendo a disposizione i colori in base
all'area di interesse inserita. Partiamo dal primo caso, e cioè preleviamo il colore di riferimento direttamente dalle immagini. Da qui vediamo una serie di colori interessanti che possono sicuramente fare al caso nostro e che richiamano quello che potrebbe essere il colore identificativo, come il rosso del vino, o come il viola o il blu scuro dell'uva. In base a ciò che vediamo ogni giorno rispetto a questo tema, in base a queste immagini potremmo identificare il colore rosso o comunque una particolare sfumatura del rosso come colore primario. Dunque selezioniamo lo strumento contagocce dalla palette strumenti, poi ci spostiamo verso la tavola con le immagini e andiamo magari a fare un clic su alcune zone di colore che hanno magari questo particolare tipo di rosso, attivando quindi il colore primario come vediamo dal pannello colore e dalla fine della palette strumenti sul colore di riempimento. Con lo strumento rettangolo andiamo a disegnare poi un rettangolo al di sopra della tavola o a fianco dove è più comodo. Questo avrà appunto il colore appena associato e prelevato. Andiamo a fare una copia di questo riquadro, preleviamo di nuovo lo strumento contagocce e andiamo a cliccare su un'altra zona della foto dove c'è un'altra tonalità di scuro, magari in questo caso più rosso. E così andando avanti, come vedete, io sto prelevando una serie di sfumature di rosso che possono tornare al caso del logo che stiamo realizzando e che possono essere un riferimento. In questo caso abbiamo prelevato questa serie di sfumature di rosso. Possiamo dire di aver generato una nostra palette personalizzata di colori che possiamo copiare o trascinare direttamente sulla tavola di lavoro sulla quale ho ospitato il logo da colorare e andare a fare delle prove. La seconda via potrebbe essere quella di utilizzare un tool online come Picular che ci permette, attraverso l'inserimento di un termine di ricerca, di identificare un colore e associarlo ad una certa tematica. Nel campo qui di ricerca andiamo a scrivere vineria. Potremo scrivere appunto anche i termini in italiano. Clicchiamo invio e avviamo la ricerca. Questi sono i colori di riferimento. Tra questi mi convince molto questa sfumatura di rosso che si trova qui sul fianco destro, per cui vado a cliccare sul codice esadecimale in modo da copiarlo. Torniamo quindi sulla nostra tavola di lavoro. Con il codice esadecimale memorizzato andiamo a selezionare il logo, facciamo un doppio clic sul cella di riempimento, apriamo il selettore colore e andiamo ad incollare qui il codice esadecimale. Clicchiamo su ok ed eccolo qua. Diciamo che questo rosso ricorda molto anche le sfumature di rosso che ho prelevato dalle immagini e quindi posso dire di essere abbastanza soddisfatto del risultato finale. Dunque questo sarà il colore definitivo del nostro logo o anche il colore principale. Ora dobbiamo generare una palette colore che sia utilizzabile per tutti gli altri scopi laterali al processo di realizzazione del logo, come per esempio la realizzazione di un pattern o di una texture dedicata e brandizzata, quindi che fa riferimento al brand e di conseguenza al logo, oppure la colorazione di tutti gli elementi decorativi che possono essere associati nel momento in cui andiamo a presentare il logo, il colore stesso del lettering. Possiamo presentare tutta una serie di possibilità di colori diversi che però hanno un'unica matrice, e cioè appunto il colore primario. Dunque, col codice esadecimale ancora memorizzato, andiamo a utilizzare un altro tool online per cui ti ho inserito un link in descrizione. Si tratta di un sito che ci permette di generare palette di colore professionali altamente efficaci. In questo caso sto parlando di My Color Space. Nella home page vediamo subito che lui ci mette a disposizione un campo in cui inserire il nostro codice. Andiamo quindi a incollarlo. Dopodiché clicchiamo su Genera. Ed ecco qua, lui si genera diversi tipi di palette, dalla generica a palette che matchano varie sfumature di colore tra di loro, e così via scorrendo verso il basso. In questo caso a noi va benissimo la prima palette, quella generica, perché contiene una serie di sfumature che vanno dal rosso al blu passando per il viola e il lilla, che possono tornarci utili per tutta una serie di motivi, come per esempio appunto la colorazione di elementi aggiuntivi e decorativi del logo stesso o della sua narrazione. Andiamo quindi a inserire la palette primaria che abbiamo generato dal tool appena visto su una tavola di lavoro appositamente creata all'interno dello stesso file del processo di creazione del logo, e nello stesso tempo, per comodità o per eccesso di zelo, andremo a inserire anche una palette secondaria che contiene invece colori diversi tra loro e sfumature incluse che possono essere prelevati dalle immagini che abbiamo utilizzato come modello visivo all'inizio del nostro processo di creazione. Ora che abbiamo generato la palette principale di colori, andiamo a disegnare, o meglio a colorare, le versioni di colore alternative al logo originale. Qui sulla sinistra abbiamo quindi il logo originale, qui appena in basso abbiamo la palette di colori principale generata, qui sulla destra abbiamo 6 modellini, quindi 6 copie del logo principale, che devono essere quindi associate, ognuna a un colore diverso della palette. Partiamo dal primo, che resta appunto riferito al colore principale, il secondo lo selezioniamo, poi con lo strumento del contagocce selezionato dalla palette strumenti o con la scorciatoia da tastiera lettera I andiamo ad associare il secondo colore della palette. Selezioniamo il terzo e di nuovo il terzo colore, e così via anche per gli altri tre.
Ora che abbiamo i colori alternativi del logo, possiamo dire di aver creato una gamma di scelta molto più ampia e che può essere utilizzata in scopi diversi, magari anche su sfondi diversi in base appunto alla tipologia di contrasto che ci troviamo a dover affrontare dal punto di vista grafico. Tutto il lavoro che abbiamo fatto finora si è concentrato molto sul pittogramma, quindi sulla parte grafica. C'è però una parte aggiuntiva che è la parte del lettering, costituita dal nome principale e dal payoff subito sotto. Dedichiamoci quindi adesso a produrre anche il lettering adatto e dedicato. La prima cosa che dobbiamo fare è selezionare una serie di font, quindi di caratteri tipografici adatti al nostro scopo, che rappresentino al meglio la tematica del vino, della vineria, del calice e del suo utilizzo, e che possa essere quindi rappresentato al meglio rispetto a quelle che sono le esigenze del cliente, ma anche rispetto alla narrazione stessa del brand. Ho preparato una lista di font che possono essere associati al nome del logo e che possono essere associati al payoff o alla USP. Che cos'è la USP? La Unique Selling Proposition è sostanzialmente la frase di vendita che esalta le caratteristiche del brand in una forma estremamente sintetica e vincente, raccontando il punto di forza maggiore in pochi semplici termini, in poche semplici parole. Dunque, in questo caso fittizio, il logo che ci è stato commissionato ha come nome calice e come payoff la vineria sotto casa. Il payoff, abbiamo detto, a volte può anche coincidere con la USP. In descrizione ti ho preparato dei link per siti di settore dove poter scaricare dei font che possono essere utilizzati a titolo gratuito, senza attribuzione di licenza, molto efficaci e molto diversi tra loro. Naturalmente sto parlando di font di tipologie diverse, da serif a sans serif, dal calligrafico allo slab. Mettendo vicino la colonna sinistra con la colonna destra, quindi i nomi dei loghi con i vari payoff e le differenze tra un font e l'altro, sento una certa sinergia tra il font Abril Fat Face, quindi il terzo a partire dall'alto per quanto riguarda il nome del logo, e l'ultimo a destra per quanto riguarda invece il payoff, quindi font italiana. Mettendoli insieme avremo questo risultato. Sulla sinistra abbiamo la versione positiva del logo con il nome del logo e appena sotto, a una distanza proporzionale, il payoff. Sulla destra la versione colore. Chiaramente sono accettabili in fase di lavorazione e di progettazione anche il match tra colore e nero oppure tra più colori all'interno dello stesso logo, mantenendo però sempre un certo criterio nella scelta del numero dei colori da utilizzare e nel numero dei font. Nello specifico è altamente consigliato utilizzare un colore, se si deve utilizzare un colore, oppure al massimo due. Utilizzare più colori, nonostante ci siano dei brand molto famosi che lo facciano, non è particolarmente consigliato per la comunicazione del significato del logo stesso e anche per una serie di altre ragioni che vedremo in un video dedicato alle caratteristiche che un logo deve avere per poter essere efficace al 100%. Qui la distanza tra il pittogramma e il nome del logo è proporzionale ed equivale alla distanza tra gli oggetti principali che compongono il logo, in questo caso le due bottiglie. Invece la distanza tra il payoff e il logo è simile, leggermente inferiore, perché in questo caso deve andare soprattutto il senso proporzionale. Attiviamo le guide e assicuriamoci che il testo sia perfettamente allineato e incolonnato centralmente rispetto al pittogramma, idem anche per quanto riguarda invece il payoff. Lo stesso discorso chiaramente anche per la parte colorata. Chiaramente noi, una volta definita la parte positiva, possiamo andare a copiare il tutto e a duplicarla in modo da non ripetere gli interventi di formattazione. Vediamo che i testi sono ancora editabili, infatti è attiva la modalità testo. Andiamo a selezionare entrambi, ci spostiamo sul pannello livelli, andiamo ad aprire il gruppo che ospita testi, andiamo in basso per vedere dove si trovano ed eccoli qua. Li andiamo a selezionare entrambi anche nel pannello livelli con Ctrl o Command e clic del mouse. Dopodiché li trasciniamo qui in basso verso l'iconcina crea nuovo livello. Abbiamo creato una copia. Possiamo andare a nascondere i livelli dei testi originali, lasciamo attivi e selezionati soltanto i livelli copiati, poi ci spostiamo sul menu oggetto, espandi, dal pallellino opzioni dello strumento espandi assicuriamoci che siano flaggati sia l'oggetto che il riempimento, clicchiamo su ok. Ora il testo non è più editabile, o meglio questi due livelli di testo non sono più editabili ma sono diventati degli oggetti vettoriali, come possiamo vedere dai punti di ancoraggio che li vanno a comporre. Con il pittogramma finito e con a disposizione anche gli elementi che ci hanno aiutato a disegnare le bozze a mano, andiamo a realizzare dei pattern su dei riquadri che possono essere poi salvati e utilizzati come sfondi su moodboard o su grafiche di riferimento che vadano a promuovere magari il logo, il brand, l'attività ad esso collegata. Ti lascio in descrizione un link su come creare un pattern con Adobe Illustrator ed ecco qui due esempi pratici. Realizziamo ora una sintesi del progetto in modo da poter presentare
il logo e il suo processo di realizzazione magari all'interno di un manuale operativo. Vedremo in seguito con un video dedicato come realizzare un manuale operativo. Intanto qui mettiamo la sintesi con tutti gli elementi che lo compongono e di come siamo arrivati a questo punto. Sulla destra vediamo appunto il nome del logo e il font utilizzato, il payoff e il font utilizzato. Sulla sinistra invece vediamo uno schema del progetto di realizzazione del logo. Infatti prima abbiamo detto appunto di non eliminare la griglia e i vari oggetti, o meglio le varie forme che ci hanno permesso di ricavare poi la forma finale della bottiglia, che poi abbiamo duplicato ottenendo poi il nostro pittogramma. Perché? Perché servirà proprio in questa fase di sintesi del progetto per presentarlo al meglio in tutto il suo processo di realizzazione, chiaramente in un'unica tavola. Infine andiamo a esportare il nostro logo in formato PDF vettoriale e in formato PNG nel caso lo volessimo usare su sfondi diversi. Chiaramente è un formato che trattiene la trasparenza, così come anche chiaramente il PDF vettoriale. Andiamo quindi a unire in un unico elemento, raggruppando tutti gli oggetti del logo versione colore. Andiamolo a copiare, CTRL o Command C o dal menu modifica copia. Andiamo a generare una tavola nuova, magari un formato A4 orizzontale. Andiamo a incollare il nostro logo versione colore. Ora con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse su uno dei 4 angoli andiamo a ridimensionare il nostro logo in modo proporzionale. Dopodiché dal pannellino dinamico che si trova nella parte superiore andiamo a allineare il nostro logo alla tavola da disegno, sia centrato verticalmente che centrato orizzontalmente. A questo punto con il tasto destro sul logo selezionato andiamo a cliccare su Esporta selezione. Qui sulla sinistra andremo a dare un nome al nostro logo e qui sulla destra andremo a definire la cartella di destinazione del salvataggio e il formato di destinazione. Salviamolo in PNG, esporta risorsa. Potremmo fare poi lo stesso anche per salvarlo ed esportarlo in formato PDF, aprendo sempre lo stesso menu a tendina dopo aver stabilito la cartella di destinazione e cliccando sul formato PDF, anche qui poi su esporta risorsa. Questo è il PDF aperto. Come potete vedere è il nostro logo. Se volessimo fare una prova della vettorialità per garantirci che non ci siano elementi raster all'interno, ci basterà fare uno zoom molto pronunciato in avanti verso le linee e se le vediamo perfettamente lineari e quindi pulite, allora vuol dire che la vettorialità è stata salvata con successo. Questo è anche un escamotage tecnico molto veloce per verificare se un elemento è stato esportato in modalità vettoriale e quindi se si tratta di un oggetto tracciato vettoriale. Infine andremo poi a salvare il nostro file che contiene tutte le tavole che abbiamo visto in formato AI, in modo da poter salvare il master di lavorazione, formato Illustrator, per poterlo poi riaprire e eventualmente continuare a lavorare. Se ti è piaciuto questo video mi raccomando iscriviti al canale e non perderti nessun altro video di Adobe Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!